Buongiorno, oggi mi trovo sulle Dolomiti, precisamente a Passo Pordoi, e sono qui per provare a salire il Piz Boë, il monte più alto del gruppo del Sella. Sono 3 gradi centigradi al momento, sono le 7:30 di mattina, inizio a camminare e vi racconto mentre cammino, così intanto mi scaldo. Sto percorrendo la via normale che porta alla cima del Piz Boë. È una via che dovrebbe essere tutto sommato facile, stiamo facendo 950 metri di slivello, però non dovrebbe presentare difficoltà particolari. Oggi sono qui da solo perché i 2 merenderos, compagni di avventure in montagna, non sono potuti venire. Teo è purtroppo a casa a cambiare pannolini, in quanto ha avuto un bambino giusto una settimana fa, mentre l'esperto alpino Andrea è a casa col Covid. No, forse si può vedere qualcosa, ma qui sono i muraglioni del Sella e lì in mezzo dove ci sono quelle, si può vedere la Forcella Pordoi, si può malapena intravedere, però si vede, è lì. È proprio un'apertura tra le montagne. Però è il primo obiettivo, poi da lì dovrebbe spianare finalmente. Arrivato alla Forcella Pordoi, 2848 metri, siamo più o meno a metà strada. Adesso dovrebbe iniziare un po' una specie di falsopiano, c'è un po' di nuvolo, la visibilità c'è, però non si vede giù a valle ovviamente. E la nuvola è arrivata completamente a volto, quindi adesso bisogna capire da che parte vogliamo andare. Eccolo, adesso si vede la piramide sommitale del Piz Boë. Adesso c'è visuale. Là dobbiamo arrivare. Arrivati. Cima del Piz Boë. 3150 metri. Dislivello totale 950. Partiti da Passo Pordoi a circa 2295 metri. Raggiunta Forcella Pordoi a 2848 metri e adesso Piz Boë. La mia idea era andare sulla Forcella Pordoi. Però qua la Marmolada, punto in cui c'è stato il crollo qualche mese fa, secondo me è quello lì. E sotto c'è il ghiacciaio, c'è la via normale per Punta Penia, che invece era punta lassù, completamente spoglia. Iniziamo la discesa adesso. E adesso c'è un notevole flusso perché la funivia ha aperto, per cui dopo che sono arrivato su in cima, quando ancora non c'era nessuno, dopo una mezz'oretta o 20 minuti è iniziato ad arrivare un flusso ininterrotto di persone. E infatti ogni tanto è incredibile guardare dall'altra parte questo incolonnamento di persone che appunto vengono dalla funivia, perché è abbastanza facile, lo si può vedere lì. Fondamentalmente la funivia è lassù, quindi bisogna solo scendere fino al rifugio Forcella Pordoi, poi continuare a scendere, quello forse è il punto più basso, e da lì inizia un po' una salita, però stiamo parlando di un'oretta di cammino. Questa escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, per me ha un valore principalmente psicologico. Essendo una delle prime escursioni in solitaria, richiede maggior studio del percorso, capire come gira il tempo e come gira il meteo, e anche capire come dosare le proprie forze e le proprie energie. Siamo tornati alla macchina, tecnicamente molto facile, alla portata di tutti, 2 ore e mezza a salire e poco più di 2 ore a scendere, molto antropizzato. Partito alle 7:37 e arrivato alle 10:06, quindi 2 ore e mezza spaccate, e questo ha permesso di fare tutta la via in maniera assolutamente solitaria. Non ho trovato quasi nessuno lungo la via, se non qualcuno che scendeva, che aveva dormito sulla sera precedente
è alla portata di tutti. Capisco le critiche che sia la montagna aperta a tutti, però forse anche questo è il vantaggio. Alla fine è un 3000 metri, forse l'unico in cui si può salire su, anche chi non ha esperienza può provare, può fare un trekking tutto sommato abbastanza semplice usando la funivia, però vedere com'è la montagna e magari se piace investire e venire più spesso. Ecco, chi invece è un super esperto magari può cercare altre montagne, tanto non ne mancano in questa zona.